Buongiorno amici di Italia Squisita, sono Antonio Sorrentino, siamo a Napoli e faremo una ricetta tradizionale, la mozzarella in carrozza. Abbiamo scelto un prodotto particolare, una mozzarella fior di latte vaccino. La particolarità di questo prodotto è che è prodotto in una zona dove c'è questo vulcano di rocca Monfina spento e dove praticamente ci sono queste sorgenti d'acqua pura con cui viene filata questo fior di latte. Useremo un altro grande prodotto che è il pane cafone. Qual è la caratteristica di questo pane? Non a lievito ma a lievito madre, come vedete è bello alveolato e soprattutto è un po' raffermo del giorno prima perché all'interno ne metteremo questa mozzarella morbida e succosa. Per fare questa ricetta tradizionale la lista della spesa è quindi chiaramente fior di latte, sorì, del pane cafone, delle uova, della farina, del sale e pepe. Come prima cosa tagliamo questo fior di latte, 1 centimetro di spessore. Vi ricordo praticamente fior di latte mozzarella perché per noi questo fior di latte mozzarella era la mozzarella di tutti i giorni perché poi la bufala si mangiava solo nei giorni di festa. Come vedete questa mozzarella di latte vaccino è bella grassa ed ha una bella consistenza. Unica accortenza è metterlo un po' ad asciugare, quindi pigliamo un pochino di carta assorbente e la mettiamo ad asciugare. Premiamo un pochino e lasciamo riposare per una ventina di minuti. Altro ingrediente molto importante quindi il pane cafone. Tagliamo sempre il nostro pane ad 1 centimetro. O lo fate lungo oppure addirittura potete pure tagliarlo per metà e poi fate le vostre fette. Non tanto sottile e né tanto doppio, giusto. Tagliate la fetta di pane, leggermente gli levate un po' sta crosta. Vedete, avete delle fette regolari. Chiaramente qualcuno mi potrà domandare, allora questa ricetta se non ho questo pane cafone straordinario non la posso fare? Non la potete fare, come non la potete fare? Io userei un pane alternativo, chiaramente non userei il pan carré, ma userei sempre un pane che ho a casa e farei un piccolo riciclo. Quindi il nostro fior di latte mozzarella si sta asciugando, il pane è tagliato, adesso prepariamo la parte elegante, quindi le uova. Un pizzico di sale, un po' di pepe, che no, guasta mai, e soprattutto le battiamo bene. Le uova si vedono quando sono battute bene, quando voi alzate la forchetta e scende come l'acqua. Vedete, in questo momento c'è ancora l'albume che si incastra nella forchetta, perché così attaccherà meglio alla nostra mozzarella in carrozza. Pronte le uova, siamo pronti a formare la nostra mozzarella. La prima cosa, infariniamo le nostre fette di pane. Cerchiamo di tenere, diciamo, le coppie insieme, cioè che noi praticamente già ce le costruiamo più o meno uguali. Quindi adesso è scontato che io piglio la mozzarella, la metto sul pane, chiudo la fetta, invece no, io piglio la mozzarella e la calo dentro all'uovo. Perché? Perché l'uovo che noi teniamo attorno alla mozzarella farà da effetto legante all'interno del pane. Quindi lo andiamo a mettere in centro della nostra fetta. Prendiamo quindi la fetta accoppiata e siamo pronti. Poi pressate leggermente. Come vedete le nostre fette sono perfettamente accoppiate e chiuse. Siamo pronti a completare le nostre mozzarelle e le inzuppiamo dentro all'uovo. Abbiamo inzuppato bene le nostre mozzarelle, le teniamo in un bel vassoio, li mettiamo in frigorifero per una mezz'oretta, così il tutto si compatterà meglio. Siamo pronti a friggere la mozzarella. Abbiamo messo a riscaldare il nostro olio per frittura, io uso un olio di girasole. Il nostro olio è caldo, riprendo il mio uovo, le ripasso e li calo nel mio olio moderato. L'olio non deve essere troppo bollente, quindi 165, 70, 75, vedete come frigge leggermente, perché ricordiamoci la cosa più importante della mozzarella in carrozza è che quando la mangiamo
fila. L'importante è non girarla spesso, la dobbiamo girare una volta. Non ci sono filamenti d'uovo, perché l'uovo si è assestato all'interno del pane. Per farle dorare anche sul lato, guardate come si mantiene perfettamente all'impiedi. Gli facciamo fare una dorata anche sotto e intorno, dove è possibile. Allora, come avete visto, non abbiamo fritto le nostre mozzarelle in una friggitrice, ma in padella, come si faceva anticamente, e sono pronte le nostre mozzarelle. Guardate com'è bella, dorata, asciutta e gonfia. E vediamo se la nostra mozzarella fila. Wow! Perfetta! La nostra mozzarella in carrozza è pronta. La cosa più importante è filata perfettamente, perché per una buona mozzarella in carrozza ci vuole una buona frittura e una grande mozzarella fior di latte. E non è finita qui, perché adesso vi faremo vedere altre due grandi ricette con altre due eccellenze, la mozzarella di bufala campana DOP e la burrata di bufala, un'eccezione. Il nome della seconda ricetta è una caprese alla milanese, perché ho messo insieme due regioni italiane, la Campania e la Lombardia. Faremo una mozzarella alla caprese impanata alla milanese. Accoppiamo i due prodotti insieme, una fetta di pomodoro, insalataro e una bella mozzarella di bufala. Quindi passiamo alla preparazione. Tagliamo la mozzarella di bufala e i pomodori sempre dello spessore di un dito. Come vedete, la mozzarella di bufala è completamente diversa dal fior di latte mozzarella, perché questa, vedete, è più lattiginosa, è più sfogliosa, è molto più morbida, è sempre elastica, ma ha un'altra consistenza. Tagliata la mozzarella, passiamo al taglio del pomodoro. Un pomodoro più o meno quant'è la nostra mozzarella. E se usiamo una mozzarella da 125 grammi, pigliamo un pomodoro medio. Se pigliamo una mozzarella grande, cerchiamo un pomodoro più grande e lo tagliamo allo stesso spessore della mozzarella. Cosa importante, gli leviamo i semini senza romperla. Tagliato il nostro pomodoro e la nostra mozzarella, prendiamo un po' di carta assorbente, li copriamo e tamponiamo per far uscire un po' di liquido. Tamponiamo e lasciamo riposare in frigo per una ventina di minuti. Per completare la nostra caprese milanese ci serve un pangrattato abbastanza sottile e del basilico profumato. Alcuni procedimenti sono uguali alla mozzarella in carrozza, quindi sbattiamo sempre il nostro ovolo con sale e pepe e siamo pronti a impanare la nostra caprese milanese. Prendete la mozzarella che abbiamo precedentemente tamponato, la infariniamo sempre leggermente e il primo segreto è sempre ripassarla prima nell'uovo. Quindi adesso accoppiamo la nostra caprese milanese. Il pomodoro, una fogliolina di basilico, un pezzettino, la nostra mozzarella, ripassiamo il tutto nell'uovo e la poggiamo sul nostro pane grattugiato. Quindi li copriamo col pan grattato e facciamo la prima panatura. Pomodoro e mozzarella devono essere di ugual misura. Facciamo la seconda panatura. Quindi passaggio dell'accoppiato nell'uovo e di nuovo nel nostro pane. Quindi facciamo questo ripassaggio nel pan grattato per avere più croccantezza dopo la frittura. La nostra caprese milanese è pronta, facciamola riposare in frigo per una mezz'oretta per farla compattare. Nel frattempo impaniamo la nostra burrata di bufala. I nostri ingredienti sono pan grattato, farina,
uovo e una grande burrata di bufala. Quindi pigliamo la nostra burrata, che l'abbiamo fatta riposare un po' dall'acqua per una mezz'oretta, vedete è un po' più asciutta, la passiamo nella farina. Anche questo è un altro prodotto che impaneremo 2 volte. La passiamo nell'uovo e la poggiamo nel nostro pangrattato. Quindi vedete delicatamente le impaniamo queste nostre burratine. Chiaramente dobbiamo fare sempre doppia panatura. La cosa importante dopo la panatura, vi ricordo doppia panatura, tenetela in frigo 2 o 3 ore. Siamo pronti a friggere le 2 nostre ricette, quindi caprese alla milanese e questa burrata panata e fritta. Friggiamo prima i pomodori. Per friggere queste 2 preparazioni vi consiglio una piccola friggitrice, perché tutto quello che è panato è meglio che praticamente non tocchi sotto al fondo della padella, ma deve galleggiare ed essere sospeso nell'olio. Li appoggio, friggetene a poco alla volta così l'olio non si abbassa velocemente. L'olio in questo caso un po' più forte. Il nostro olio deve essere a 180 gradi, quindi bello forte. Caliamo i nostri pomodori e vedremo che ci farà una bella doratura intorno ai nostri pomodori. Guardate come sono dorati e belli, la nostra mozzarella è gonfia e fila. Guardate di qua il pomodoro e di qua la mozzarella. Ecco i nostri ultimi pomodori pronti, fritti belli croccanti, ma un risultato così ragazzi si può avere solo con una grande frittura e una grande mozzarella di bufala campana DOP. Ecco la nostra burratina di bufala impanata 2 volte e riposata, vedete com'è bella compatta? E adesso la andiamo a calare nel nostro olio bollente, sempre 180 gradi. Vedete come frigge? Con l'olio bollente la nostra burratina si sigilla, fa questa reazione di Maillard dall'esterno, quindi croccantezza e morbidezza all'interno. Wow! Apriamo la nostra burrata, vediamo se all'interno è bella morbida. Wow! Abbiamo visto la mozzarella in carrozza tradizionale e le altre declinazioni. Vi invito a provarle a casa e soprattutto non mettete le mani nell'olio bollente. Ciao! Ecco il libro d'Italia squisita, originale e gourmet. Ci sono 50 chef e ci sono pure io, Wanama, incredibile. Vuoi vedere che questo non è un solito libro di cucina?